Un faro di speranza, l'arrivo di Giovanni Paolo II. Il mondo trattenne il respiro. Era l'ottobre del 1978. Un nuovo papa si affacciava al balcone di Piazza San Pietro. Il suo nome risuonò con la forza di un tuono. Giovanni Paolo II. Un sorriso caldo gli illuminava il volto. I suoi occhi, pieni di compassione, sembravano abbracciare la folla. Un nuovo capitolo nella storia della Chiesa si apriva. Un capitolo pieno di speranza. Tra guerre e perdite, la forgia di un'anima. Karol Józef Wojtyła, il futuro Giovanni Paolo II, nacque a Wadowice in Polonia nel 1920. La sua infanzia fu segnata dalla perdita e dall'incertezza. La morte della madre, quando aveva solo 9 anni, lasciò un segno profondo nella sua anima. L'ombra della guerra incombeva sull'Europa. L'invasione nazista della Polonia gettò il paese nel caos. Karol, ancora adolescente, fu testimone della crudeltà e della barbarie. L'occupazione nazista gli portò via il fratello e lo costrinse a lavorare in una cava. Nonostante il dolore e le avversità, la fede di Karol rimase salda come una roccia. Trovò rifugio nella preghiera e nel teatro. Sul palcoscenico scoprì la forza della parola, la capacità di commuovere e trasformare attraverso l'arte. La chiamata divina, da Karol a Giovanni Paolo II. Dopo la guerra, Karol sentì la chiamata al sacerdozio. Entrò nel seminario clandestino di Cracovia. Un cammino pieno di sacrifici, ma anche di profonda soddisfazione. La sua intelligenza e il suo carisma lo portarono a distinguersi rapidamente. Fu ordinato sacerdote nel 1946. La sua attività pastorale si concentrò sui giovani. Attraverso il dialogo e la comprensione li guidava nella fede. Il suo impegno sociale e la sua difesa della libertà lo resero una figura scomoda per il regime comunista. La sua ascesa nella Chiesa fu folgorante. Nel 1958 fu nominato vescovo ausiliare di Cracovia. Nel 1964 arcivescovo. La sua partecipazione al Concilio Vaticano II segnò un prima e un dopo nel suo percorso. Nel 1978 il cardinale Karol Wojtyła divenne il primo papa non italiano in più di 4 secoli. Il mondo si meravigliò dell'arrivo di Giovanni Paolo II, un papa giovane e carismatico, pieno di energia, un papa pronto a cambiare il corso della storia. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per altri contenuti stimolanti. Un pastore universale, il Papa Pellegrino. Giovanni Paolo II rivoluzionò il papato, ruppe il protocollo e si avvicinò alla gente. I suoi viaggi pastorali lo portarono nei 5 continenti. Visitò più di 120 paesi portando un messaggio di pace, amore e riconciliazione. Le folle lo accoglievano con giubilo. Il suo sorriso franco, il suo sguardo caloroso, il suo dono della gente superavano i confini. Parlava con la stessa naturalezza a presidenti e bambini, a ricchi e poveri, a credenti e non credenti. Giovanni Paolo II non temeva il dialogo. Si incontrò con leader religiosi di diverse confessioni. Promosse l'incontro tra culture. Cercò di costruire ponti di comprensione in un mondo diviso. I suoi viaggi pastorali non furono semplici visite di protocollo, furono autentici pellegrinaggi di fede. Pellegrinaggi che lo portarono negli angoli più remoti del pianeta a portare la parola di Dio a coloro che ne avevano più bisogno. Se la vita di San Giovanni Paolo II ti ha ispirato, non dimenticare di mettere mi piace a questo video, lasciare un commento e iscriverti al nostro canale. Aiutaci a mantenere viva la sua memoria e la sua eredità.